Eccomi qua. Allora, finito il giro, io ho già chiuso all'interno delle 2 catenelle di separazione, quindi con una maglia bassissima. Ok, adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Rientro qui nello spazio delle 2 catenelle e faccio ancora una maglia alta. Quindi le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e poi ne abbiamo fatto un'altra, quindi sono 2 maglie alte. Una catenella di separazione. Adesso dobbiamo lavorare in tutti gli spazi vuoti, quindi dobbiamo lavorare 2 maglie alte e una catenella di separazione, 2 maglie alte, una catenella di separazione, 2 maglie alte, una catenella di separazione. Quindi in tutti gli spazi vuoti dobbiamo lavorare le 2 maglie alte. Quindi vado qui e lavoro 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e una catenella di separazione, 2 maglie alte, catenella, maglie alte, catenella. Quindi qui all'interno dove noi abbiamo i nostri punti allungati, all'interno delle 2 catenelle nell'archetto lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso senza faccio una catenella. Adesso dobbiamo unire le 2 parti, quindi entro qui all'interno delle 2 catenelle, cerco di stringere un pochino il filo in modo che le 2 parti vengano vicino, quindi faccio una maglia alta e un'altra maglia alta, sempre all'interno delle 2 catenelle, una catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Ok, quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro, dobbiamo lavorare in ogni spazio vuoto. A dopo. Eccomi qua, io ho finito il giro e ho chiuso con una maglia bassissima nella terza catenella. Adesso con una maglia bassissima entro all'interno delle 2 catenelle, delle 2 maglie alte, quindi faccio 3 catenelle, rientro e faccio un'altra maglia alta, ok? Una catenella di separazione e vado a lavorare qui nello spazio di una catenella, quindi 1, 2, una catenella di separazione, vado qui nello spazio di una catenella di separazione e lavoro 2 maglie alte, una catenella, spazio, 2 maglie alte, una catenella, spazio, 2 maglie alte. Adesso dobbiamo lavorare così fino ad arrivare, vi faccio vedere. Allora dobbiamo lavorare sempre fino ad arrivare al sottobraccio per allora noi qui siamo a 14 centimetri, ok, quindi dobbiamo lavorare almeno fino a 18 19. Comunque io vado avanti adesso e poi vi dirò quanti centimetri lascio, quindi però ognuno di noi dovrebbe prendere la propria misura dalla spalla fino al sottobraccio per lasciare l'apertura per la manica, per il braccio, ok? Quindi io adesso non lo so quanti giri andrò avanti e poi ve lo dirò. Quindi adesso dobbiamo lavorare sempre questi punti, dobbiamo girare, dobbiamo lavorare a giro sempre questi punti qua, quindi dobbiamo fare 2 maglie alte all'interno qui nello spazio di una catenella di separazione, ok? Quindi io adesso ho fatto le 2 maglie alte, una catenella e lavoro qui,
nell'archetto di una catenella di separazione, una catenella, e lavoro qui al centro dei due motivi, così, 1, 2, una catenella di separazione, e continuo a lavorare così. Ok, quindi andate avanti fino ad arrivare alla vostra misura, dalla spalla fino al sottobraccio, sotto la misura sotto l'ascella, ecco, per chiudere poi e lasciare l'apertura per le braccia. Ok? Allora io vado avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto. Eccomi qua. Allora io ho fatto i miei giri e ho fatto, partendo da qui prendo questo centrale, anche se qui laterale ci sono. Allora io prendo da qua, sono 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Con questi qua sono 6 giri. Allora 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Ho fatto 5 giri e ho anche diviso il lavoro, quindi ho sistemato il lavoro e ho messo dei marcapunti, quindi questo qui è per lasciare l'apertura del braccio. Quindi fate lo stesso, dovete mettere i motivi uno sull'altro, li dovete mettere bene e dovete prendere questo, per esempio, ecco, questo qui vi faccio vedere meglio. Questo qui deve andare sulla spalla, ok? E sia questo motivo e questo deve andare sia dalla la spalla dietro e davanti, e questo deve essere centrale. E la stessa cosa ho fatto di qua. E da qui, dopo che ho piegato a metà, ho contato 9 quadratini, ok? Come altezza sono arrivata, faccio vedere, 18 centimetri. Voi comunque prendete la misura, perché magari 18 centimetri per voi non va bene, quindi prendete la misura fino al sottobraccio, quindi può essere 18, 19 o 20 centimetri, ok? E fate questo lavoro, mettete il lavoro così a metà, mettete motivi uno sull'altro, prendete dei marcapunti e prendete la misura anche per l'apertura del braccio, ok? Ok, adesso andiamo avanti, vi faccio vedere come continuare per fare le maniche. Allora, per fare le maniche, io qui dove avevo il marcapunti ho già messo il filo e ho fatto il mio nodo, ok? Adesso entro dentro l'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa, quindi con l'uncinetto vado dal lato opposto, entro con l'uncinetto e vado a fare una maglia bassa, rientro per rafforzare e faccio ancora un'altra maglia bassa, anzi faccio una maglia bassissima, così. Adesso 1, 2, 3 catenelle e vado avanti a lavorare le mie 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella, fino ad arrivare nell'altro marcapunti dove facciamo poi la chiusura per l'altra manica, ok? Quindi andate avanti fino al marcapunti. Eccomi qua, sono arrivata io al marcapunti, quindi prendo, faccio una maglia bassa e una maglia bassa nel lato opposto, così, e continuo, scusate un attimo, allora, sì, e continuo così, vado avanti a fare le mie
maglie alte, ok? Quindi abbiamo unito adesso tutte e due le parti per le maniche. Ecco. Io però qua, scusate un attimo, io qui vorrei fare un'altra maglia bassa, ne vorrei due come ho fatto dall'altra parte, così è più resistente, ecco. Allora continuo e faccio le mie maglie alte separate da una catenella, come abbiamo sempre lavorato, così. Ok, adesso andate avanti fino dove abbiamo iniziato, ok? Fate tutto il giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi vado a fare una maglia, anzi entro direttamente così per chiudere, con una maglia bassissima, ok? Quindi faccio ora 3 catenelle, rientro e faccio una maglia alta, una catenella, salto le due maglie e faccio ancora 2 maglie alte. Quindi adesso la lavorazione potete andare avanti da sole. Perché? Perché adesso dovete lavorare, scusate un attimo, ok, allora dicevo, dovete lavorare tutto a giro fino ad arrivare alla vostra all'altezza che desiderate, quindi dovete andare, dovete continuare sempre fino all'altezza che desiderate, se lo volete, se lo volete lungo, se lo volete fare corto, vedete voi. Io intanto poi vado avanti e vi dirò quanti giri ho fatto io, ok? E poi dopo che abbiamo fatto la parte del corpo inizieremo a fare le maniche. Ok, andate avanti e poi ci ritroviamo. Ciao. Eccomi qua. Allora, io ho continuato e ho fatto, sono arrivata alla mia lunghezza, quindi io ho lavorato per 35 centimetri. Faccio vedere. Voi comunque prendete la vostra misura e decidete quanto volete andare avanti. Ok? Quindi comunque io l'ho fatto 35 centimetri e ho fatto anche una manica, vi faccio vedere. Allora, io non ho fatto una manica lunga, io l'ho fatta a 3 quarti, io adoro le maniche a 3 quarti, quindi l'ho fatta così. E poi alla fine ho fatto questo bordino, non so se si riesce a vedere, avvicino un attimo, ecco. Ho ripreso di questa lavorazione, questa, e l'ho fatta qui nelle maniche. È molto semplice, non è niente di che, voglio dire. Ora comunque vi faccio vedere come fare l'altra manica, ok? Allora prendo il filo ed entro qui nel primo archetto, quindi prendo il mio filo e faccio un nodo, faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi un'altra maglia alta, una catenella e continuo a lavorare, una catenella nel foro, dobbiamo lavorare in tutti i fori, quindi 2 maglie alte, una catenella di separazione, salto queste le 2 maglie e vado qui nel foro e lavoro le mie 2 maglie alte. Scusate un attimo che sistemo qua il filo che sia un po', ecco. Allora
Quindi ho fatto già una catenella di separazione, salto le 2 maglie, vado nel foro e faccio 2 maglie alte, una catenella, salto le 2 maglie, vado nel foro, 2 maglie alte, catenella di separazione. Come abbiamo lavorato per tutta la maglia, dobbiamo fare adesso qui. È molto facile anche perché abbiamo già i fori, quindi non dobbiamo contare le catenelle. Quindi dobbiamo andare avanti fino, dobbiamo fare tutto il giro, ok? Ok, allora andate avanti e ci ritroviamo quando siamo alla fine del giro. Eccomi qua, sono alla fine del giro, ho fatto le mie 2 maglie alte, ora faccio una catenella e vado a chiudere. Allora chiudo in un altro modo come ho fatto nell'altra manica, vi faccio vedere, così almeno quando andiamo a chiudere non si vede quella riga di chiusura, ok? Allora ho fatto le mie 2 maglie alte, però non faccio la catenella di separazione, entro qui all'interno delle 2 maglie alte, ok? Faccio una maglia alta, scusate, faccio una maglia alta, 2 catenelle e adesso vado a lavorare una maglia alta qui all'interno della maglia alta appena fatta, così. Quindi noi abbiamo iniziato le 2 maglie alte in questo modo, quindi facendo la chiusura all'inizio in questa maniera, man mano poi che si va avanti non si vede la riga di giuntura quando noi andiamo a chiudere, ok? Quindi adesso faccio una catenella, vado nel foro qui, salto le 2 maglie, quindi ho la catenella di separazione, vado a lavorare le 2 maglie alte, una catenella di separazione, salto le 2 maglie, vado nel foro e lavoro le 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte nel foro, così. Quindi adesso potete andare avanti e lavorare sempre a giro. Allora io per la mia misura ho contato i quadretti pieni, questi, e di questi io ne ho 19, 19 di questi quadretti, ok? Qui per la mia misura. E se 19 di questi quadretti per voi sono un po' sono pochi, quindi cercate magari di o prendete un uncinetto più un pochino più grande. Io per esempio sto lavorando col 3,5, ho iniziato col 3, però poi non mi piaceva come venivano i punti, erano troppo stretti, ho cambiato e ho preso l'uncinetto del 3,5. Quindi se la manica vi dovesse risultare un pochino stretta, cambiate uncinetto e prendete un uncinetto mezza misura più grande, ok? Allora qui adesso non c'è bisogno che vi faccio vedere, dovete sempre lavorare così come abbiamo lavorato la maglia fino alla lunghezza che più vi piace, ecco, alla vostra lunghezza. Ripeto, io sono arrivata a fare la manica a 3/4 perché a me piace molto la manica a 3/4 e adesso anche vi faccio vedere. Allora la manica, come ho già detto, non c'è bisogno che vi faccio vedere come andare avanti perché oramai il punto lo sapete. Vi faccio vedere come fare il bordino sia della manica che della maglia, perché lasciarla così sinceramente a me non piace. Quindi riprendo questa lavorazione, questa, quindi la faccio
qui la faccio qui nel bordo della maglia e delle maniche. Allora, questi non mi servono più e li posso togliere. Allora, vediamo se riesco. Allora, sistemo il filo e sono subito da voi. Allora, eccomi qua, avvicino un attimo in modo che possiate vedere bene. Allora, io inizio da qui perché ho spezzato qui il filo. Allora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e una in più ne metto. Quindi adesso entro qui in mezzo, salto il foro di una catenella e vado qui, eh, qui in mezzo alle due maglie alte e faccio una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro e vado a lavorare qui dove abbiamo fatto qui la maglia alta, quindi torno indietro e faccio dei punti allungati, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e chiudo una catenella, salto qui dove abbiamo fatto la maglia alta, quindi vado nelle due maglie alte seguenti, entro qui al centro e faccio una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro dove abbiamo fatto la maglia alta, qui, quindi torno indietro con l'uncinetto, prendo il filo e faccio un punto allungato, rientro e sono 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, rientro 6 e chiudo tutte le maglie, una catenella, quindi salto queste due maglie alte, vado nelle due maglie seguenti, entro al centro con l'uncinetto e faccio una maglia alta, 2 catenelle, adesso filo sull'uncinetto, torno indietro ed entro qui dove abbiamo fatto la maglia alta, quindi entro, pesco il filo e tiro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudo tutte le maglie così, una catenella, ripetiamo. Allora salto queste due maglie, queste le salto perché qui abbiamo fatto la maglia alta, vedete? Quindi salto queste due, vado nelle due maglie seguenti, entro con l'uncinetto e faccio una maglia alta, 2 catenelle, quindi torno indietro dove ho fatto la maglia alta, entro con l'uncinetto e prendo il filo e faccio delle maglie allungate, sono 2, 3, 4, 5, 6 e chiudo una catenella, quindi salto le due maglie, vado nelle due maglie seguenti, entro al centro delle due maglie e faccio una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro e faccio delle maglie allungate, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudo una catenella, 2 catenelle, torno indietro, maglie allungate, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, e questo è il primo giro. Ok, quindi andiamo avanti fino alla fine del giro e poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Ok, a dopo. Eccomi alla fine. Allora faccio una catenella
e vado e mi aggancio qui alla terza catenella iniziale. Ricordate, abbiamo iniziato con 3 catenelle, quindi vado nella terza catenella, faccio una maglia bassissima, così, 2 catenelle. Adesso rientro qui dove abbiamo fatto la maglia alta, quindi entro e faccio le mie maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo tutte le maglie, una catenella e vado e mi aggancio qui con una maglia bassissima, così. Adesso volto il lavoro sul rovescio, così. Quindi abbiamo lavorato da qui su dritto, adesso lavoriamo sul rovescio del lavoro. Quindi vado qui nelle 2 catenelle, ricordate abbiamo fatto una maglia alta e 2 catenelle, quindi queste sono le 2 catenelle che abbiamo fatto. Entro con una maglia bassissima, faccio 1, 2, 3 catenelle, quindi vado nella maglia seguente, cioè qui in questo occhiello dove ci sono le 2 catenelle, e faccio una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro dove abbiamo fatto le 3 catenelle, torno indietro e faccio le mie maglie allungate, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo tutte le maglie così e faccio una catenella. Adesso salto questo, come chiamarlo, questo occhiello, ecco, questo archetto, vado nel prossimo, qui. Queste sono le 2 catenelle, quindi entro, 2 catenelle e torno indietro dove abbiamo fatto la maglia alta, quindi entro qui e faccio le mie maglie allungate, 2, 3, 4, 5, 6. Chiudo tutte le maglie, una catenella, ancora, quindi salto questo archetto, vado nel seguente e faccio una maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto e torno indietro ed entro qui dove abbiamo fatto la maglia alta, quindi entro in questo archetto, prendo il filo e faccio le maglie allungate, 3, 4, 5, 6 e chiudo tutte le maglie, una catenella. Quindi adesso vedete viene tipo come una treccia. Allora ho fatto già una catenella, salto il primo archetto, vado nel secondo qui e faccio una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro e vado a fare le mie maglie lunghe, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudo tutte le maglie, una catenella, quindi salto il primo, vado nel secondo, qui una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro dove ho fatto la maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudo le maglie. Ok, quindi dobbiamo andare avanti così fino alla fine. Arrivati poi alla fine spezziamo il filo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
quindi salto il primo perché qui abbiamo fatto la maglia alta, salto il primo, vado nel secondo, entro all'interno delle 2 catenelle, faccio una maglia alta, 2 catenelle, quindi torno indietro, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e questo è il dritto del lavoro. Allora, volevo anche dire, prima che mi dimentico, questo qui, lo scollo, se io per esempio l'ho provato e l'ho trovato un pochino largo, quindi adesso cosa voglio fare? Voglio fare un giro tutto di maglie, no, è troppo lontano, voglio fare un giro tutto di maglie basse, però eh, man mano che vado avanti a fare il giro delle maglie basse, magari ogni 6-7 maglie basse diminuisco di una maglia, ok? Per stringere un pochino. Quindi potete fare anche qua un bordino oppure lasciarlo così se vi va bene, oppure se ripeto, se risulta un pochino largo, basta fare un giro di maglie basse e ogni 6-7 maglie basse diminuire di una maglia, ok? Allora, per quanto riguarda la manica, ho spiegato come dovete lavorare. Quindi dovete lavorare come abbiamo fatto, è il punto granny, quindi si fanno 2 maglie alte, una catenella, saltare le 2 maglie lavorate e andare nel foro e lavorare le 2 maglie alte, ok? Quindi quando poi finite la manica fate lo stesso bordino che abbiamo fatto qua, che io ho già fatto, ok? Ok, io penso che adesso potete andare avanti da sole e potete finire la maglia da sole. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e spero che al più presto possiate realizzare anche voi questa maglia. Non è difficile, basta diciamo seguire un pochino, fare un pochino attenzione in questa lavorazione, poi la maglia è semplicissima da fare. Ok, allora io vi saluto, vi ringrazio, spero che al più presto, come ho detto, possiate realizzare questa maglia e mi piacerebbe tanto vedere i vostri lavori. Se volete venire a trovarmi, sono nel mio gruppo Facebook Creare Insieme, insieme ad Alessandra Di Bartolomeo. Intanto vi mando un bacio e al prossimo tutorial. Ciao!